a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Spero che questa intro vi sia piaciuta. In questo video chiaramente vi voglio andare a parlare della mia esperienza con Insta360 Go 2 e Insta360 One X2. Tutto quello che avete visto nella intro è stato girato con quelle due camere lì. Non ho usato praticamente mai l'iPhone che mi sta filmando in questo momento, e altrettanto chiaramente le riprese dal drone sono state fatte con il DJI Mini 3 Pro. Allora ragazzi, ve l'avevo detto, faccio una brevissima recensione sulla X2 e la Go 2. Sono due camere veramente fantastiche. Io in tutto questo tempo ho cercato di fare tutto con iPhone e per carità quello che ho fatto veniva decisamente bene. iPhone 13 Pro ha veramente un'ottima qualità video ed è chiaramente molto versatile stando sempre con noi, però mi sono reso conto che avere una sola camera per far tutto era decisamente molto difficile da fare. Mi servivano vari punti di vista, quindi ho comprato queste due camere e vi devo dire la verità, sono una bomba atomica. Allora, parliamo un attimo della Go 2, non vi faccio vedere cosa c'è nella confezione, tanto ho fatto un video unboxing, lo trovate qui sopra nelle schede, e vi posso dire che quella camera mi ha veramente super stupito. Ha una qualità video abbastanza buona, non a livello di iPhone, ma molto buona specialmente per storie, per roba action, per roba social in generale, quindi per quel tipo di output lì funziona alla perfezione. Ma la comodità è avere sempre dietro con sé una camera piccolissima che potete buttare in mare, che potete lasciare dove vi pare, è talmente piccola che la potete mettere in punti veramente strategici, essendo magnetica la potete attaccare ovunque. Ad esempio l'ho utilizzata parecchio con il medaglione magnetico messo poi qui per fare un POV, l'ho attaccata un sacco di volte alla visiera qui per avere una visione come stavo vedendo io in quel momento. Quindi guardate, quella camera lì è veramente una bomba atomica. Costa 319 euro, sì, non costa poco, ha delle limitazioni perché la batteria di quella lì dura più o meno una ventina di minuti, poi la rimettete nel cofanetto, in pochissimi minuti è già carica un'altra volta e potete fare altre riprese. È pensata per essere utilizzata 5, 10, 15 minuti, poi la mettete nel cofanetto e continuate così, o la utilizzate direttamente dal cofanetto e così dura veramente tantissimo, anche se scalda molto, quindi non ai livelli assolutamente di DJI Action 2, anzi, però scalda, e diciamo che dopo 10-15 minuti qualche volta mi si è anche spenta la registrazione. Comunque diciamo che 10-15 minuti li fate continuativamente. In realtà ci sono 45 gradi qui, quindi secondo me in un ambiente un po' più fresco andrebbe anche più avanti. Ad esempio l'ho utilizzata tanto in mare e in mare non mi ha dato nessun problema, ha fatto filmati veramente lunghissimi. Qual è la figata di questa camera? Non riprende in maniera rettangolare come farebbe iPhone, quindi o lo mettete dritto e registrate in 9/16 o lo mettete storto e registrate in 16 noni. Registra in maniera tonda, quindi poi andate a prendervi o il 16 noni o il 9/16 e siete a posto. Quindi io, facendo una ripresa con la Insta360 Go 2, ho in realtà due riprese, una qui per YouTube e una magari per una storia, e questa cosa è una figata atomica. Non sapete quante volte ho dovuto prendere l'iPhone, fare una ripresa per YouTube, poi bloccare la ripresa, partire con un'altra ripresa in 9/16 per fare la stessa identica cosa per una storia. Invece con questa camera riusciamo a fare tutte e due le cose nello stesso momento, che è veramente una figata atomica. Per quanto riguarda la One X2 il discorso è un po' più difficile, perché intanto la vorrei utilizzare molto di più, ho bisogno in pratica di utilizzarla molto più tempo. Comunque per quello che ho fatto io vi posso dire che è una camera veramente bomba anche quella. Bisogna però un attimo capirla, perché quella camera lì, se la usate a 360 gradi, andrà a crearvi dei file enormi e in post-produzione dopo andrete a rinquadrare la scena, che di per sé potrebbe essere veramente molto comodo, però vi fa perdere veramente tantissimo tempo. Quindi non ve lo so dire. Per ora vi dico che è una bomba atomica, per ora vi dico che lo utilizzerò assolutamente durante gli shooting, li utilizzerò per pezzi un po' più action, anche se non è che faccia chissà che, però mi riservo di riparlarvene un po' più avanti, ecco, mettiamola così. Riuscirete ad avere delle riprese veramente fantastiche,
Unica cosa che dovete pensare prima, perché poi se no dopo in post-produzione diventa tutto molto difficile. La One X2 sì, si surriscalda, ma non ha problemi di spegnimento, ha una batteria che vi dura veramente tantissimo. Io sto facendo tutte clippettine, quindi non vi so dire quanto possa durare in termini assoluti, ma vi posso assolutamente dire che potete portare a casa le riprese di tutta una giornata. Se la volete lasciare accesa, la potete lasciare accesa. È più un action cam un po' più strutturata rispetto alla Go 2, ecco, mettiamola così. Quando tornerò a Roma comprerò anche il supporto per il microfono esterno, voglio provare a fare dei vlog con quella perché potrebbe essere veramente molto interessante come cosa, anziché utilizzare iPhone. Avere un'inquadratura sempre su di me e nello stesso tempo avere un'inquadratura su tutto quello che mi circonda, secondo me può fare assolutamente la differenza per dei contenuti qui su YouTube, come anche nelle storie per Instagram. Mi faceva molto paura la distorsione che aveva, ma effettivamente dopo in post-produzione nella modalità lineare si resetta tutto, quindi veramente funziona alla grandissima. Parliamo un attimo velocemente di post-produzione. Allora, il problema qual è? Il problema è che tutte e due le camere, e specialmente la Go 2 in modalità Pro, e vi consiglio di mettere quella e di non utilizzare il video bello che è finito, anche perché poi potete leggermente rinquadrare la scena, che è una cosa veramente importantissima. Dovete però con queste due camere passare sempre o dall'applicazione del telefono o da Insta Studio, quindi un'applicazione gratuita che è per PC e Mac. Io utilizzo praticamente sempre quella sul computer, utilizzo quella sul telefono solo se devo fare una storia al volo, e vi dico però che vi fa perdere comunque molto più tempo in post produzione rispetto ad utilizzare iPhone o rispetto ad utilizzare ad esempio GoPro, che vi dà un filmato lineare già bello che finito. Qui dovete prendere il file, andare sull'applicazione, ad esempio Insta Studio, andare a rinquadrare, andare a tagliare, andare a fare quello che volete fare e poi esportare quel filmato, che in realtà non sarà finito perché poi andrà messo dentro Final Cut o dentro Premiere Pro e poi andrà tagliato. Quindi vi farà perdere un sacco di tempo, non tanto nella Go 2 perché il filmato comunque è lineare, quindi all'inizio rinquadrate un po' la scena, poi esportate e siete a posto, quanto nella One X2. Nella One X2 per fare effetti particolari, per far vedere tutto quello che ci circonda, per andare a zoomare su alcune zone, eccetera eccetera, avete bisogno dei keyframe. È tutta una cosa che dovete fare dentro Insta Studio, esportare il filmato e poi e solo poi andarlo a tagliare tramite Final Cut o Premiere Pro. Quindi ragazzi miei, sì, vi fa perdere un sacco di tempo. Quindi l'idea qual è? Di accendere la Insta360 solo quando serve, non fare filmati enormi, anche perché i file sono veramente enormi in termini di peso e poi andarli a lavorare diventa un problema. Io ad esempio ho un MacBook Air M1 modello base e non ha nessun tipo di problema per lavorare quei file lì, però se avete computer un po' più datati potrebbe poi diventare un problema. In quel caso iPhone fa un ottimo lavoro, però andare a fare quel tipo di lavoro sull'iPhone con tanti keyframe eccetera eccetera diventa un po' noioso, quindi consiglio mio, se dovete utilizzare una camera 360 utilizzate il PC o il Mac. Ok ragazzi, per questo video penso di avervi detto tutto. Sono due camere che assolutamente vi straconsiglio. Probabilmente uscirà un video dedicato con un focus sulla One X2 quando la utilizzerò ancora di più. La Go 2 invece, come vi dicevo, già l'ho capita, ma l'ho capita perché già l'ho avuta, quindi di fatto non ci ho messo molto a riprendere in mano quel tipo di discorso lì, mentre la One X2 è una 360 e la 360 io non l'ho mai avuta. Ok ragazzi, per questo video dalla Sardegna è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!